La street photography a me ha sempre fatto cagare, però è qualche tempo che sta un po' cambiando questa cosa. Mi sono sempre definito un ritrattista, non ho mai trovato un gran valore nella street, tant'è che per fare le foto io le persone le metto in posa. 2, 1... È semplicemente il mio modo di scattare, quello che ho adottato da un po' ed è una seconda natura per me, mettere le persone in posa. A differenza della street che è rapida, veloce, che ruba. Ed è per questo che ho sempre detto: la street photography mi fa schifo, almeno finora. Ciao a tutti, io sono Shooty Tensy e benvenuti nel mio canale di fotografia analogica. Attenzione però, non è che a me la street photography non sia piaciuta in senso assoluto. Io la reputo una forma d'arte altissima che è in grado di cogliere determinati aspetti, determinate cose solo nel momento in cui esistono. Cioè, mi spiego meglio. Un fotografo street è in grado di scattare un elemento che esiste solo nel momento in cui lui se ne accorge e da qui si tracciano dei significati che magari hanno anche delle implicazioni politiche, sociali o che ritraggono una parte della società. È incredibile questa cosa qui. Ha una componente di intrusione nelle sfere private altrui che io non mi rivedevo molto ad avere nella mia fotografia. Diciamo che per questo l'ho sempre un po' scartata e sì, lo posso dire, dai, l'ho trattata un po' male. Ma nell'ultima parte del 2023 e per tutto il 2024 dai miei rulli è iniziata a uscire una cosa diversa. Non solo le foto delle persone che io mettevo in posa, ma anche un certo tipo di osservazione molto diversa che si basava non solo sulle persone ma molto più sugli oggetti, sulle situazioni, e seppure c'erano delle persone le ritraevo di sguincio senza dirglielo di nascosto, e più scansionavo quelle pellicole più vedevo che c'era questa cosa e più mi dicevo ok, c'è qualcosa che mi sto perdendo qui, in senso buono ovviamente. E quindi ho cominciato a scattare senza pormi tante domande, sentivo l'istinto e scattavo. Sono andato a guardare alcune delle opere dei più grandi street photographer della storia, quindi Van Gogh, Joel Meyerowitz, Martin Parr, Vivian Maier, per capire se quello che mi davano mi alimentava, e sì, ho pensato, cazzo, che figata, voglio scattare street. Ma come faccio io a scattare street se non la so fare? Mi serve qualcuno che mi spieghi, che mi svezzi in qualche modo, no? Quindi facciamo un po' di street? Sì, voi streets. Su streets. E tu non volevi che dicessi giro col coltello? Quando giro per tufello. Ma sei super smooth questa cosa. Sì. Sei arrivato, bam, sparato. Io mi sento troppo in soggezione quando vado magari vicino a una persona. Tu come ti trovi? Nel senso che ti astrai dalla narrazione e semplicemente raccogli quello che vedi, oppure inserisci potente? Dipende dalla situazione. Ad esempio qui c'era questa signora molto colorata e bella. Sono semplicemente entrato dentro senza invadere i loro spazi, semplicemente entrando, scattando e uscendo. Poi ci sono alcune situazioni in cui ci parlo per spezzare quella, per rompere quella barriera, cioè quello che vedo io in loro, io lo racconto. Ok. No, se, ad esempio il vestito è bellissimo, si riflette su, cioè, tutte E in queste quel cose. modo loro perdono l'attenzione sul fatto che tu hai scattato Sì, e glielo spieghi. sì, Ok, ma- ok. Perché e molte volte gli fa anche piacere, capito? certo. Dovrebbe andare. Sto avendo molta difficoltà perché quella coppia lì si stava baciando ed era... Ho pensato ok, adesso levo il treppiede, mi metto, prendo la macchina e scatto, mi sono girato, se ne stavano già andando. Cioè io con questo faccio fatica, con l'essere veloce abbastanza. È appena passata una signora e non ha pensato, cioè ha fatto questo, pam, e la signora non ha... Cioè è andato tutto perfetto. Io stavo ancora a pensare, dove dovrei mettermi? Oggi calci nel culo e scatta quelle foto. Cosa hai visto? Lo spot. Per me ci sono due modi di fare street. Uno è a caccia, Ok. e l'altro è a pesca. È vero, tu sei a pesca adesso. Adesso sto a pesca e ho visto un bel frame che è questo frame nel frame, no? C'è questo coso bianco gigantesco e poi c'è dentro un altro rettangolo che luce. E qua c'è un taglio di luce. Significa che le persone sono illuminate e poi svaniscono nell'ombra. Sento un po' fuori dalla comfort zone, però è figo, è quell'essere fuori dalla comfort zone che è una roba perché sai che ti porta a qualcosa di nuovo. Lo sai quando Io... sì, vai. superi lo scoglio? Quando
La fai così, a questa distanza la foto. Tu Che niente, macchinette hai, Silvia? Allora, questa macchinetta, l'Onomatic 110 color. Ricordiamo, con questo- non sponsorizzati dall'onografi. No, assolutamente. Però se no. volessero, L'omografi, Volete dire, nel senso, noi siamo poi ci qua- conosciamo, nel senso, quando volete. Sì, noi- Ma anche Leica Camera, se... Esatto, cioè, amici dello stretch, anche Sony, Lo posso dire? Ma pure Pentax, ma che Sì, ci trovate qua. siamo sempre qui. Sempre È qua, sempre. qua che noi dormiamo. Io ho casa là. Esatto. Cioè, quindi non so quanto mi servono gli sponsor, però mi serve un sponsor per mantenere. Anni fa, quando io andavo in università, feci un esercizio street inconsapevolmente che mi fu utilissimo. Mi misi la macchina fotografica sempre nello zaino, ovunque andassi. Ho scattato un botto. È molto facile andare a scattare nei contesti in cui c'è obiettivamente del bello. Proviamo a trovare del bello o del valore quando ci mettiamo a vivere la vita quotidianamente, situazioni quotidiane. Anche in situazioni così, sgamato, senza che domandassi niente a nessuno, ho avuto la possibilità di allenare molto il mio occhio. Quello che poi è accaduto è che passando io a un tipo di fotografia più statica, più imposa come quella che faccio adesso, abbia un po' perso questa sensibilità qua. Nella street è molto diverso, tu invadi un pochino una situazione che esiste a prescindere da te e che ha valore a prescindere da te. Tu devi avvicinarti un po' di più. Mi sembra pure un tipo abbastanza disponibile. Lo sai? Glielo chiedo? Ah, se glielo chiedi però così Non è rompi street, un po'. esatto. Però non mi andrebbe di chiedere proprio perché esercizio diverso oggi, quindi non vorrei andare a chiedere. Potresti Quindi- tipo fargli una foto, avvicinarti e poi fargli un complimento. Tipo il tuo cappello era molto bello, ti ho Ok, voluto ok, un attimo provo. inquadrare. Hai visto? C'è tanto il complimento, prende e va. Ma è assurdo, pensavo che fosse molto più marcata un'invasione del genere, poi dipende dalla persona, però... Dipende. Sì, mi sento come Sì, niente. ti giuro. Immontabile. E qua secondo me si gioca la partita della mia difficoltà. E questa difficoltà ha un nome e un cognome. Bruce Gilden. Bruce Gilden è uno degli street photographer più conosciuti, riconosciuti e ammirati del mondo della storia della fotografia. Il punto che mi manda in pappa il cervello qual è? È come Bruce Gilden arriva alla foto. Invade il campo della privacy altrui piantando la macchina e il flash in faccia il più delle volte alle persone. Il motto è che nella strada non c'è privacy e che quindi se ti trovi lì devi catturare a qualsiasi costo. E io questa roba non ce l'ho, non la voglio fare, non mi trovo a mio agio nel farla. Se fossi io il soggetto di una fotografia street, non vorrei mai che qualcuno mi puntasse il flash in faccia e mi invadesse lo spazio privato solamente per prendere la foto, che per carità, magari è una foto della Madonna, magari è la miglior foto della tua vita. Ma a quale prezzo? È una roba che io non riesco tanto a concepire e che mi è capitato di fare non in maniera così avventata, ma comunque l'ho fatto e ho giustamente preso la rabbia di chi era stato il mio soggetto involontario in quella foto lì. È un problema etico, secondo me. E la cosa che io pensavo era che per fare street photography devi essere come Bruce Gilden. there is no privacy in the street, bro. Io non voglio fare Bruce Gilden. Non lo voglio fare perché non mi trovo bene con quel tipo di invadenza nella vita, scattando soprattutto non mi ci trovo. E per un sacco di tempo io ho pensato che essere un buono street photographer volesse fare dire bam, Anch'io. ok. Ho pensato anch'io. E invece? Quel tipo di fotografia è un tipo che personalmente io apprezzo molto, però mi trovi d'accordo con te sul fatto appunto dell'invadere gli spazi altrui. Capito. Prima tu hai fatto un paio di cose non essendo visto dalle persone. Ok. E se ti avessero visto e ti avessero detto qualche cosa, non sarebbe stata un po' come una situazione come quella di Bruce Gilden? Non uguale, però comunque sì. Però non stavo facendo una foto a 3 cm dal volto di uno. Quindi Ok. trovare l'equilibrio tra l'invadere lo spazio altrui, la privacy altrui e fare una bella foto anche composta, trovare quell'equilibrio tra avere una composizione, come dicevo prima, con livelli dietro, persone che mi guardano in camera, lo preferisco. Ci sono delle cose che esistono in una frazione di secondo e poi non le trovi più. Come alleni quell'occhio a cogliere quella roba lì? Tutti i giorni, sì, se dedichi tanto tempo a questo, che è uno dei miei mantra è tipo ora è ora, capito? Quindi in
quel momento in cui tu vedi la foto devi essere lì e farla. È molto bello perché si creano questi layer di luce e ombra che fanno la foto, fanno la composizione. Tipo quello a Cartier, dicevi tu. Esatto, immagino sulla strada magari passa una persona che viene illuminata di taglio e tu la composizione te la giri intorno a questa cosa, e quindi anche là il discorso di aspettare, magari invece di andare a cercare A vedi pesca. lo spot e peschi, no? È andata. Com'è andata? Significa Loro due andata? erano appoggiati a fianco ai manichini che erano appoggiati, ma si sono alzati e io smadonno. Sono molto felice anche se l'ho persa, perché di solito io non avrei guardato questa cosa qui. Il fatto che io abbia preso la corrispondenza fra questi due manichini che sono appoggiati e le persone che qui non ci sono più adesso perché sono andate via, ma c'erano ed erano appoggiate anche loro nello stesso modo, significa che qualcosa sta funzionando, perché prima non avrei colto una cosa di questo tipo e ora la sto cogliendo. Fico. Cosa ti piaceva di questa foto? Guarda le mani. Il manichino ha la mano in tasca, specularmente a lui che ha la mano in tasca nello stesso momento. Abbiamo appurato due cose, che la pose era speculare e che il 50 non va bene per la street. Non sono d'accordo. Perché ho fatto, mi avvicino, però poi non prendevo la posa completa. Con la fotografia in posa tu lavori con degli elementi che metti tu. La street tu lavori di immaginazione rispetto alle location che ti sei studiato. Il giorno che esce col cinquantino non vai a ricercare il parallelismo tra due no, elementi, no, certo, ma magari certo. vai a cercare la silhouette oppure la geometria un po' più stretta, capito? Un po' il ritratto di strada. Ci ho fatto proprio una bella foto. Stiamo impazzendo. Sta succedendo il panico. Stiamo Cioè, io sento impazzendo. proprio... È il momento, è il momento. Sono un operatore sanitario che sono venuto qua per portarla via perché io credo che le faccia del male, signore. È qui da 6 ore. Hey there. What's up, guys? You vlogging too? Yeah, yeah, yeah. Se ti trovi però a New York, dove c'è un fantamiliardo di persone nella stessa strada in cui ti trovi tu, e a buona parte di esse non gli frega un cazzo di quello che sei tu, di quello che stai facendo, può anche darsi che però incontri qualcuno a cui invece importa di quello che stai facendo e che ha tutto il diritto di dirti: ma perché mi stai puntando la camera in faccia? Per quale motivo? Anche Bruce Gilden stesso di tanto in tanto qualche bello shampoo se l'è preso in mezzo alla strada, eh? Ma tornando al punto, io voglio fare un po' di street photography per esplorarla, per capire se veramente è il genere che fa per me. Non voglio solo fare la foto in posa, che so che è una cosa che so fare, ma non voglio neanche piantare flash in faccia a una persona che gli mancano 4 cene per lasciarci. Forse ho detto un po' male questa. Trovare il grigio, credo di aver capito questa cosa qui, sta nel trovare una situazione nella quale non soccombere allo spunto creativo, assecondarlo sì, ma ritagliare una cornice per provare a stare dentro quello spazio creativo alla tua maniera, con i tuoi paletti, con le cose che per te non vanno bene, che sono invalicabili. E questo non vuol dire rimanere nella comfort zone. Vuol dire assecondare la creatività, ritagliarle un contesto appropriato per la tua etica, per come tu lavori, e continuare a esplorare. C'è questa
questa cosa che io parlo con te, ma nel frattempo tu prosegui la frase, ma nel frattempo fai la foto. È incredibile, mi piace tantissimo. Me ne manca una sola me ne manca, che anche se le foto magari non sono venute bene, ho iniziato a guardare diversamente, cioè hanno da composizione, quindi l'esperimento sta riuscendo. Sì, sì, sono troppo felice. L'ultima. Penso di sì, non lo so, proviamo. O no? Ora, era Adesso... Sono Vabbè. io sfogato pazzesca. Fammi un po' vedere, scusa. Ma l'ho tagliata male. No, vabbè, però te posso dire, è salvabile. Sì, no, qui troppo un po'. Si fa. Aperto, mega profondo, c'entra la luce da ogni lato, c'hai 1000 vicoli, 1000 persone, 1000 opzioni, 1000 robe. Raghi, grazie. Belli come il sole. Grazie. Spero di continuare a girare per le strade, a scattare street e a guardare, perché c'è un sacco che non ho guardato e voglio riprendere a farlo, appunto. Mi sento che devo recuperare un pochino. A proposito di guardare, grazie di cuore a chi è rimasto fino a questo punto nel video e grazie a tutto quanto il collettivo di The Listard che ha partecipato, quindi grazie a Coltello, a Silvia, a Dami, grazie a Lorenzo dal profondo del mio cuore per aver condiviso la sua arte incredibile con me e grazie a tutti voi per avermi fatto da maestri di street photography per un giorno. Mi aiuterebbe tantissimo se lasciaste like a questo video, vi iscriveste al canale attivando la campanella così da sapere sempre quando escono nuovi contenuti e se vi va lasciate anche un commento, perché io mi sono divertito molto a sentire questo stimolo creativo, partorirne un discorso con me stesso e crearci un video sopra. Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate voi, quindi ditemi cosa ne pensate di questo video, delle foto che abbiamo scattato. Al solito noi ci vediamo al prossimo video.